Ciao a tutti! Se dicessi subito qual è il più grande errore che può fare chi studia la chitarra jazz, questo video finirebbe in pochi secondi. Allora ho pensato che sia più utile parlare anche di altri errori che il musicista jazz dovrebbe evitare. Quindi ho fatto un elenco di 7 errori che ho messo in ordine crescente di gravità. Prima di iniziare voglio dire che di errori musicali sono senz'altro un esperto e infatti quelli che vedremo tra poco li ho fatti tutti. E quindi questo video è un po' una confessione che magari può essere utile a chi desidera diventare un buon chitarrista jazz. Partiamo con l'errore numero 1. Suonare con la chitarra non perfettamente accordata. Sembra un'osservazione banale, ma anche un ottimo chitarrista, se suona con lo strumento scordato, produce un risultato pessimo. Quindi, prima di esercitarsi o di suonare con altri musicisti, fate molta attenzione all'accordatura, usando un accordatore di buona qualità. Ma c'è un'altra cosa da dire. Il chitarrista jazz suona spesso accordi estesi e alterati, magari in posizioni alte del manico. Quindi, dato che non c'è niente di peggio di un accordo dissonante suonato con la chitarra scordata, è fondamentale regolare con precisione il ponte e le ottave del proprio strumento. E se anche in questo modo l'intonazione intorno al 12° tasto risulterà imprecisa, avrete un ottimo motivo per comprarvi una chitarra nuova. Errore numero 2. Non scrivere mai sul pentagramma le nostre idee melodiche. Come ho spiegato nel video dedicato all'esercizio delle 17 note, per trovare un proprio stile nell'improvvisazione è molto utile scrivere le proprie frasi a note singole o addirittura a soli completi su progressioni armoniche di vario tipo. Dato che l'improvvisazione deve essere il più possibile spontanea, usare carta, matita e pentagramma può sembrare una contraddizione, ma in realtà è un metodo molto valido per migliorare e trovare nuove idee da usare nei nostri assoli. Errore numero 3. Durante l'improvvisazione suonare sempre a note singole senza mai aggiungere accordi. Non si tratta di un errore grave e non è sbagliato suonare un lungo assolo tutto a note singole. Ma rispetto agli strumenti a fiato, l'asso nella manica della chitarra sono gli accordi e infatti tutti i grandi chitarristi jazz negli assoli alternano frasi a note singole e accordi. Per spiegare meglio cosa intendo, suonerò un breve esempio basato su un famoso brano di Miles Davis, Tune Up, che a livello armonico è molto semplice. In pratica si tratta di alternare le frasi a note singole con qualche semplice passaggio ad accordi, che in particolare suono quasi sempre in corrispondenza dell'accordo maggiore, che conclude la progressione secondo quinto primo. Potete scaricare la trascrizione dell'esempio dal mio sito internet e il link lo trovate nella descrizione sotto a questo video.
Errore numero 4. Studiare solo l'improvvisazione senza imparare i temi dei brani. Tutti i musicisti jazz professionisti, oltre a essere ottimi improvvisatori, sono in grado di suonare a memoria un gran numero di brani standard. Infatti, i grandi chitarristi jazz, come ad esempio Joe Pass e Bruce Forman, consigliano di imparare il più possibile i temi e le progressioni armoniche dei brani, che per certi versi sono ancora più importanti degli assoli. Quindi, se anche voi come me avete in repertorio un numero di brani vergognosamente ridotto, mettete da parte per un po' l'improvvisazione e imparate a memoria il tema di almeno 2 dozzine di brani. In questo modo migliorerete sicuramente a livello musicale e poi nelle jam session eviterete di usare sempre il famigerato real book. E questo è un altro errore che il musicista jazz non dovrebbe fare. Errore numero 5. Non ascoltare gli altri quando suoniamo. Questo quinto errore e anche il prossimo rispetto ai precedenti sono decisamente più gravi. Il jazz, nella sua forma più autentica, è un'espressione artistica collettiva e perciò, quando ci troviamo a suonare con altri musicisti, è di fondamentale importanza ascoltare quello che avviene intorno a noi. Più i componenti di un gruppo jazz prestano attenzione agli altri strumentisti, e migliore sarà il risultato. Comunque va detto che per ottenere il cosiddetto interplay tra i musicisti è indispensabile avere una notevole esperienza e grande affiatamento. Detto questo, posso solo consigliarvi di suonare il più possibile con altri strumentisti, dato che esercitarsi solo sulle basi ovviamente è ben diverso rispetto a suonare dal vivo con altri musicisti. Errore numero 6. Non andare a tempo. Questo errore è molto serio e anche molto comune. Come ho già detto nel video dedicato all'esercizio numero 0, il jazz è molto differente dalla tradizione musicale italiana e questo specialmente dal punto di vista del ritmo, che secondo me è l'aspetto più importante del jazz. Perciò chi vuole diventare un buon chitarrista jazz deve cercare di suonare sempre a tempo e con swing. Questa cosa richiederebbe una spiegazione piuttosto lunga e quindi ne parlerò in dettaglio in uno dei prossimi video che vorrei fare tra non molto. Per adesso il consiglio che posso dare non è originale, ma è comunque molto valido. Esercitatevi il più possibile con il metronomo e ancora meglio quando suonate battete il piede sul secondo e quarto movimento della battuta. Errore numero 7. Eccoci finalmente all'errore più grave che può fare chi studia la chitarra jazz. Lasciare la chitarra nella custodia. In altre parole, non prendere in mano lo strumento per intere settimane o addirittura tanti mesi è il modo sicuro per non migliorare musicalmente e tecnicamente. Infatti, da sempre, per diventare un bravo strumentista è indispensabile dedicare alla chitarra varie migliaia di ore. Per chi inizia a suonare questa cosa può risultare un po' demoralizzante, ma per concludere questo video voglio fare una considerazione personale che è anche un messaggio positivo. È vero che per migliorare a livello tecnico
e musicale è molto utile avere un metodo, esercitarsi correttamente e ancora meglio seguire un bravo insegnante. Ma a meno che non vogliate diventare dei veri professionisti, non preoccupatevi eccessivamente di cosa e come suonare, ma cercate, se possibile, di divertirvi. Quindi fate quello che vi piace. Imparate i temi dei brani, studiate gli accordi, trascrivete gli assoli, fate esercizi tecnici, suonate con gli amici nelle jam session, componete e registrate i vostri brani originali. Tutto è utile e tutto vi aiuterà a migliorare, perché l'unico errore veramente grave è lasciare la chitarra nella custodia. Un ringraziamento colossale a chi si iscrive al mio canale YouTube e arrivederci alla prossima!